me metti così, non so proprio quale scegli. Non ti preoccupare, ce penso io, te schiarisco subito le idee. Cerchiamo di chiarire le idee, cerchiamo di dare una guida sul primo acquisto. Che modello scelgo? Voi la prima cosa che dovete andare a pensare sono le vostre esigenze ed è quello fondamentale. Perché se io voglio un modello che ha delle prestazioni elevatissime, che lo posso usare in strada, in fuoristrada, in una location con connessioni veramente elevate, che cosa mi vado a fare? Una Mini Z? O magari un ROG Terra? Voi che dite? Quindi capite bene che la prima cosa da fare è capire le vostre esigenze quali sono, e ci tengo a dirvi che noi siamo qui anche per questo, quindi se avete un dubbio potete tranquillamente contattarci e noi siamo sempre a disposizione, pronti a rispondervi e soprattutto pronti a consigliarvi il modello che risponda alle vostre esigenze. Quindi dopo aver analizzato quali sono le vostre esigenze, cosa dobbiamo andare a vedere? Il budget. È inutile girarci intorno, quello che conta sono i soldi. Detto così sembra anche un po' brutto, però è la verità, perché se vogliamo un modello da 100 km/h grande così, è inutile che parliamo di 100, 200, 300, 400 euro. Sono altre le cifre. Quanto costa iniziare? Qual è il modello più economico con cui iniziare? Ragazzi, si può iniziare anche con meno di 100 euro, perché le Turbo Racing modelli in scala 1 a 76 costano meno di 100 euro, non sono giocattoli, sono articoli da modellismo, oppure iniziare a parlare di esterno. Ed è qui che vi presento quello che secondo me è il miglior modello, anzi la miglior serie per entrare nel mondo del modellismo spendendo meno di 200 euro pacchetto all inclusive, la serie di modelli di casa Fantech. Questi ragazzi, io già lo so, tanti di voi esperti che stanno guardando questo video mi dicono: ma che ce fanno questo? Ma che lo vedi? È un giocattolo, ma dove vai? Per chi inizia con il modellismo, acquistare un modello di questo genere che vi permette di divertirvi su qualsiasi tipo di superficie, vi permette di iniziare a effettuare la manutenzione su un modello radiocomandato, vi permette di migliorarlo grazie ai vari upgrade, oppure vi permette di renderlo un vero e proprio missile, perché noi vi ricordo 116 km/h, che faccio lascio. Capite bene che si può iniziare spendendo poco, e chi inizia spendendo poco non va assolutamente criticato, perché non è che tutti possono comprarsi un modello da competizione, oppure non è che chi fa modellismo è solo chi va in pista. È questo che a me mi ha fatto dire basta, chiariamo un attimino le idee a tutti quanti, perché io nei vari video, tra i vari commenti, magari anche durante le live, sento molti di voi dire che il modellismo è solo la competizione. Se non fai la competizione, lascia stare il modellismo. Ma cosa state dicendo, ragazzi? Lo sapete quante persone fanno modellismo a alti livelli e quanti fanno modellismo per divertirsi? Il rapporto è forse 100 a 1, quindi vi fa capire che il modellismo non va avanti grazie a chi va in pista, va avanti grazie a chi inizia, grazie a chi prende un monster truck, poi un buggy, poi una Mini Z. Questo è il modellismo, ragazzi. La cosa più importante è fare la scelta giusta. E dopo il budget, che cosa bisogna andare a vedere per fare la scelta giusta? La tipologia di motorizzazione, scoppio o elettrico? Questa è una bella domanda, è quello che vi mette in crisi, perché siete tutti innamorati dello scoppio, a tutti piace la puzza del nitrometano. Quando avevamo sentito sti motori da 46.000 giri in moto, scusate, ma mi era preso un attimo il momento dedicato al nitrometano, perché quando si parla del scoppio mi vengono i brividi. Però scoppio o elettrico? Ragazzi, la prima cosa che dovete fare è seguire la vostra passione.
perché ormai i modelli con motorizzazione a scoppio non sono più difficili o complessi come una volta, è molto più semplice. Inoltre, grazie anche a tutta una serie di servizi che noi dedichiamo, vi basta andare sul nostro online shop nella sezione officina per trovarli tutti quanti, gli date una bella letta e capite che se volete iniziare con DP Modellismo è veramente semplice. Ma per quanto riguarda l'elettrico, divertimento plug and play. Attacchi la batteria in base al modello, sei in grado di raggiungere velocità veramente elevatissime con tensione minima e poi ragazzi, se volete sentire un motore rombare, l'odore del nitrometano, vedete il fumo, dovete scegliere lo scoppio. Se invece volete un modello semplice, attacca la batteria e divertiti, dovete andare con l'elettrico. Avete capito un attimino qual è il punto della questione? Ma non è finita qui. Che cosa ci rimane da capire? La categoria stradale, fuoristrada, buggy, monster truck, micro, oddio, quale scelgo? Questo lo potete sapere solo voi. Perché se la vostra idea è quella di andare a divertirvi in un terreno molto ampio e anche molto sconnesso, voi cosa scegliete? Un buggy in scala ridotta? Una mini Z oppure il Rogue Terra? Beh, io direi che la scelta giusta è un monster truck. E se invece magari volete divertirvi, che bello, al fresco in uno spazio ridotto, beh, ci sono i modelli in scala ridotta, con diversi prezzi, con diverse livree, con diversi dettagli. E se invece vogliamo andare in pista, qui si apre un altro argomento, perché inizia a essere un argomento che parte da una base che è quella che va a togliere tutto quello che vi ho detto fino ad oggi. Perché il budget per quanto riguarda la competizione non deve essere un problema. E hanno detto di comprare un modello usato per iniziare ad andare in pista. Un modello usato! Voi non potete immaginarvi quanti modelli usati in buone condizioni andiamo a riparare nella nostra officina. E poi alla fine dei conti uno va a spendere più dell'acquisto di un modello nuovo. Quindi quale modello scelgo? Beh, per rispondere a questa domanda dovete pensarci voi, perché sapete voi dove vi piace andare a divertirvi, sapete voi quanto volete spendere, sapete voi se siete pronti a gestire un modello con motorizzazione a scoppio oppure un modello elettrico. Ma la cosa più importante è acquistare dei prodotti di qualità, ma soprattutto acquistare un prodotto dove trovate il servizio come quello che vi garantiamo noi, un servizio che punta a farvi divertire. Ragazzi, spero che con questo video vi ho chiarito un pochino le idee, ma se così non dovesse essere non esitate a contattarci. Come? Correte sul nostro online shop www.dpmodellismo.it dove trovate tutti i nostri contatti. Noi siamo sempre a vostra disposizione. Iscrivetevi al canale e non perdetevi il prossimo video. Un saluto a tutti. Ciao!